Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola, dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Morocco e l'isola di Sardi, e l'altre che quel mare intorno bagna. Questo Io e i nostro compagni viaggio parte eravamo da verso Levanto, o tardi, meglio quando dalla venemmo a passeggiata a quella mare di foce Levanto, stretta, dove si trova una dov'Efrone panchina segnò a li forma suoi di libro guardi, aperto a sulla quale è cacciotte inciso il di 26esimo oltre canto vessi. dell'Inferno della Dalla man Divina destra Commedia. mi lasciai La Sibilia, panchina si trova qui dall'altra già dal pronta lasciai 2021, sé. settecentenario della morte del sommo poeta. Levanto non fa parte delle Cinque Terre, ma è un ottimo luogo da cui partire alla loro scoperta. Già appena fuori dal paese l'ambiente si fa interessante. Da subito ci troviamo circondati dalle coltivazioni di ulivi, mentre le fronde degli alberi indossano la loro bellissima veste autunnale. Passati accanto ai borghi di Legnaro e Chiesa Nuova, scolliniamo a circa 300 metri di quota e scendiamo verso Monterosso. Imboccando una strada ripidissima che presto si trasforma in poco più di un sentiero, in poco tempo arriviamo nel centro storico, proprio accanto alla bellissima chiesa di San Giovanni Battista. Scesi alla piccola spiaggia, percorriamo la galleria che conduce alla vicina e più famosa spiaggia di Fegina dove, oltre all'evidente scoglio, si può ammirare in lontananza l'imponente statua di Nettuno alta ben 14 metri. Percorse le bellissime vie del borgo, risaliamo lungo una strada diversa da quella per cui siamo scesi. L'itinerario è più lungo, ma regala dei panorami mozzafiati su Monte Rosso e sul promontorio di Puntamesco, confine occidentale delle Cinque Terre. Al bivio successivo le indicazioni non lasciano dubbi. Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore. Sono i 4 borghi delle Cinque Terre che dobbiamo ancora raggiungere. Le prime 3 le incontreremo oggi. Per Rio Maggiore, che è l'ultima, ci passeremo domani. La strada che scende a Vernazza è tanto spettacolare quanto disastrata. A tratti, a causa di alcuni smottamenti, diventa così stretta da dubitare che ci passi un'automobile. Il centro di Vernazza è affollato, ma la piazzetta sul porto è davvero incantevole. E appena entrati nella chiesa romanica di Santa Margherita, ci coglie un déjà vu dei luoghi del Cammino di Compostela. In questo borgo abbiamo inoltre scoperto che nei centri storici delle Cinque Terre le biciclette non possono essere cavalcate, ma solo spinte a mano. Una scelta obbligata in alta stagione, ma a mio modesto parere forse superflua nel periodo invernale. Risaliamo ancora una volta per raggiungere la strada che ci porterà a Corniglia. Questo borgo sorge su uno sperone di roccia ed è l'unico dei 5 a non avere uno sbocco storico al mare. Risalendo nel centro storico si arriva ad alcune terrazze da dove la vista può spaziare lungo tutta la costa. Appare così in posizione spettacolare Manarola, prossimo paese di questa traversata e il luogo dove dormiremo questa notte. Per arrivarci dobbiamo salire nuovamente alla strada litoranea. Indubbiamente, senza l'aiuto della pedalata assistita, la tappa di oggi sarebbe stata molto faticosa. Lungo quest'ultimo tratto incontriamo anche le prime monorotaie. Dal secolo scorso questo sistema di trasporto aiuta i contadini delle Cinque Terre a spostare materiale e prodotti lungo questi ripidissimi pendii, collegando fra loro i vari terrazzamenti protetti da infiniti chilometri di muretti a secco.
Il sole comincia a calare e la riva Manarola è bellissimo. Più tardi non ci lasceremo certo sfuggire l'opportunità di assistere allo spettacolo del sole che tramonta sul mare. Ieri non le avevamo proprio notate, ma il pendio sopra il paese è punteggiato da un gran numero di sagome. Quello di Manarola è il presepe illuminato più affollato al mondo. Sono quasi 300 i personaggi raffigurati e tutti creati con materiale di riciclo. Lungo la Via dell'Amore, Riomaggiore, l'ultima delle 5 terre che visiteremo, dista poco più di 1 chilometro da Manarola. Ma per poterla raggiungere in bicicletta dobbiamo percorrerne almeno 6. Quando arriviamo, scopriamo che il porticciolo del paese è raggiungibile solo con delle scale. Perciò, dopo aver percorso a piedi le belle stradine del centro e il lungo tunnel che collega la stazione, torniamo a salire, sapendo però che questa sarà l'ultima volta in questo viaggio. Qualche chilometro ancora lungo la litoranea, quasi a picco sul mare, e superata una lunga galleria, giriamo a sinistra per intraprendere la strada di ritorno verso Levanto. Percorreremo la via dei Santuari, che, in parte sterrata, si mantiene sempre in quota attraversando i ripidi pendii che scendono verso il mare. Passato il tranquillo borgo di Biassa, la strada continua ad inerpicarsi fino ad arrivare ai 500 metri del Colle del Telegrafo. Da qui parte la bellissima strada forestale che corre in mezzo ad una vegetazione rigogliosissima e che ogni tanto regala dei meravigliosi scorci sulle 5 terre. Pedalando lungo questa strada sterrata, ancora una volta scopriamo quanto bello e sempre diverso sia il nostro paese. In questi 2 giorni abbiamo ammirato paesaggi incontaminati e territori trasformati ma mai stravolti. Quando il mare e la roccia si incontrano, lo spettacolo è sempre grandioso e questi piccoli borghi adagiati sulle rupi sembrano essere lì da sempre. Il sole ormai sta calando e ritornati sull'asfalto non ci resta che scendere verso Levanto, dove termina questo nostro bellissimo viaggio. Prima di arrivare però non possiamo non fermarci nel giardino del santuario di Nostra Signora di Soviore. Siamo soli, l'atmosfera è mistica e in pace ci godiamo questo ultimo momento di sosta.